Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Benvenuto a Lunch Press con trasmissione di Edoardo Matur. Apri che oggi li voglio. Cazzo guardi altre trasmissioni. E invece tutti i titolari in campo, uomini di poca fede. Oggi c'è addirittura Leonardo Menini. Buongiorno. Sempre presente, sfido chiunque a dire il contrario. Ma soprattutto per bilanciare la presenza di Leonardo Menini, poi ci raggiungerà Lucrezia. Ma che invece... sì, scusami se preferisco Lucrezia a te. E quello anche io, sicuramente a te, anche se diverse persone, però anche Morgan, però dico, cioè, Lucrezia viene perché ci sono io, non il contrario. Questo glielo chiederemo sicuro. Furlani vola negli USA perché c'è Cardinale, sì. Non perché c'è J-Lo esatto. O perché c'è la notizia di oggi, appunto, ragazzi, che Furlani volato negli USA a discutere molto probabilmente il nuovo DS sarà. Che Cardinale ha già scelto insieme a Ibrahimovic. Sì, esatto, dirgli guarda che ne vorrei un altro, dice no, Zibra mi ha detto quello, sapete cosa? Ragazzi, decidete voi. Io ragazzi non lo so, perché l'altra notizia poi è la passeggiata notturna dell'Inter col Feyenoord, e ragazzi quello è il reale valore del Feyenoord. E l'Inter ha passeggiato, io faccio parte di quella generazione dove era era l'Inter a uscire con il Lugano. Non era impensabile, il Milan esce col Feyenoord e l'Inter giustamente va e li asfalta. È stata una passeggiata veramente in salute. Grazie Alessandro, grazie. Siamo fortissimi, ma voi siete fortissimi, perché io vi ripeto, inizio a leggere solo chi è abbonato. Ma Forza Milan siete fortissimi chi? Io e te o il Milan? No, io e te. Il Milan sicuramente no, mi sa. No, però raga, allora spazio alle telefonate, perché non c'è Dani oggi. Lucrezia ci raggiunge nella seconda parte della trasmissione, però come vedete dalla copertina io voglio discutere di questa cosa oggi. Voglio discutere di una frattura probabilmente insanabile, tra il Milan, la società e i suoi tifosi. Ieri abbiamo parlato del dato sulle maglie vendute, record maglie vendute del Portogallo. Questo è abbastanza emblematico. Nella descrizione, ma ci è andato la Coppa, Edo? Non ancora, non ci è andata la Coppa, non l'abbiamo alzata? Non ancora la Coppa, ma anche Salame andrebbe bene, insomma. Nella descrizione abbiamo messo: nel giorno in cui Forlani vola negli USA a incontrare Cardinale e la tanto contestata maglia del Portogallo registra vendite record, ma solo all'estero. Tu l'hai scritto nella descrizione. Sì. Però ho detto, metti che qualcuno poi non lo legge, lo leggo io. Diventa sempre più chiaro che per la nuova proprietà esistono due tipi di tifosi: quelli internazionali da conquistare e quelli italiani da sopportare. Volendo anche rimuovere. Io vi invito a smentire questa lettura che io ho fatto. Ma abbiamo il primo ascoltatore. Morgan, non ho capito che stavo leggendo. Ha detto di ciao, come ti chiami? Pronto? Pronto.
Niente, è andato. Quindi partiamo da Furlani. Pare, da diverse ricostruzioni giornalistiche, che i colloqui per il nuovo DS, dove i nomi sono sempre Paratici e Tare, li abbiano fatti solamente Cardinale e Ibrahimovic. Comunque Ibrahimovic per conto di Cardinale. Sostanzialmente Furlani sta volando fino negli Stati Uniti per apprendere chi sarà il prossimo DS del Milan, Leo? No. Per scoprirlo da Cardinale? No, per imporre il suo. Perché non è così, nel senso che è Zlatan Ibrahimovic a volere iglitare, ma Furlani, infatti pre-Lazio di cosa ha parlato Furlani, ha detto direttore sportivo ancora non sappiamo. Furlani vorrebbe una figura più tipo più simile, insomma più come il profilo di Paratici. Questa è l'ennesima prova, Edo, che Ibra e Furlani giocano a chi ce l'ha più duro, passatemi il termine, e vogliono imporre la propria idea. Furlani vola negli States per parlare perché poi alla fine decide Cardinale. Questo è il lavoro di squadra, questo è il teamwork, uno che vuole un altro che ne vuole un altro, vanno a parlare col proprietario a imporre la propria idea, e se uno non va bene, se vince uno vince l'altro, poi si fanno dichiarazioni al veleno. I romani divide et impera, ci sono diversi, come dire, proprietari, datori eccetera eccetera che hanno sposato questa filosofia dove nella confusione sostanzialmente continua a regnare il capo, il padrone, in questo caso teamwork, in questo caso Cardinale. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzoni, sono Mauro. Ciao Mauro. Allora, da quello che mi risulta, Furlani ha preso un business class, perché se non lo sapete, sta scritto su Calcio Finanza, la scorsa settimana il Consiglio d'amministrazione ha approvato la... Mario, però ci stai chiamando con gli auricolari o qualcosa, ti sentiamo malissimo. Scusami, mi senti adesso? Sì, meglio. Ecco, hanno rinnovato i contratti dei nostri dirigenti, che ho già detto, sono praticamente i più alti di tutta la Serie A. E con mia sorpresa... i risultati si vedono però. Sì, poi dopo, è chiaro. Pensate che i secondi stipendi sono quelli dell'Atalanta e addirittura l'Inter e la Juventus sono circa il 50% dei nostri. Detto questo, sono d'accordo con Leo, come sempre, devo dire la verità. Non ti fa la onore, qualità Mauro, si riconosce. Mauro. Qualità riconosce qualità. Dopo il saggio che mi hai dato ieri, cosa vuoi? Mi sono beato. Senti un attimo, no? Perché secondo me è Furlani che tiene per le palle Germi. Perché ma in realtà no, nel senso che non è che qualcuno tiene per le palle qualcun altro, è che ci sono proprio due divisioni, ragazzi, certo. due filosofie, Ibra e Furlani. Allora, il saggio Mauro, sai cosa ti chiede oggi, Leo? Sì. No. Ma se voi foste un direttore sportivo, chiunque, verreste in questo circo con queste persone? Ecco, è solo questa la domanda. Va bene, grazie Mauro, grazie. Ciao. Allora, sarà che arrivo da una famiglia povera, mi sono fatto da solo, crescendo nelle periferie di Malmo come Ibrahimovic, ma per 1,5 milioni vado a fare qualsiasi lavoro, sinceramente. Adesso non è che Iglitare, che è fermo da 3 anni, può anche permettersi di avere la puzza sotto il naso, ragazzi. Cioè, il direttore sportivo ci va. Il problema vero è Cardinale, che con questo dividi et impera sta creando dei danni incredibili. Cioè, ma secondo te poi lui l'ha voluto fare scientemente? La linea, come dire, delle decisioni deve essere chiara, perché se in un'azienda non è così, si crea l'entropia. E a proposito di questo, aspetta, Seedorf è preoccupato per il futuro. Buongiorno ragazzi, allora è triste sentire queste cose qua del Milan, che i dirigenti non si parlano, fanno le cose uno dietro l'altro e fanno sempre vedere chi ce l'ha più grosso. E se vuoi li vado a insegnare io come si fa. Chi se non lui. Vedi, io sapevo grazie Morgan. Sapevo che sarebbe finita così. No, in realtà Edo, più che il direttore sportivo arriva anche, però io voglio mettere il focus su questo. Cioè, ci sono due
diverse fazioni. Edo, ti ricordi Barbara Berlusconi e Galliani? Ma due nel migliore dei casi, Leo. Tra nel l'altro, migliore dei tra casi, due. Tra l'altro, con Moncada che voleva fare, dicono, ci raccontano, il capo scout, è stato investito di questo ruolo di direttore tecnico e adesso va a fare il corso all'Università del Salento. Cioè io adesso, ragazzi, voi raccontate ai tifosi delle altre squadre che il Milan è questa cosa qui. Furlani che vuole una cosa, Ibra che ne vuole un'altra, due visioni diverse, nessuno che sa chi prende nessuno. Moncada Fonseca che chi l'ha in preso? Salento e per prendere le decisioni in quel momento, cioè appena lui sale sul 3 vanno a salutarlo, tipo amici miei, Furlani Capito. e Ibra, salutano Moncada che parte e loro lì acquistano. No, ma noi abbiamo assunto un direttore tecnico che non aveva le carte in regola per farlo, lo mandiamo a studiare 2 anni dopo? Per farlo, in tutto questo, appunto, uno fa le gare, chi si fa le foto con l'organigramma più alto tra Ibra e Furlani, uno vuole un direttore sportivo. Però alla fine di tutto questo, Fonseca, chi è che l'ha voluto? Non lo sapete. 9 mesi di squalifica. Tra l'altro 9 mesi di squalifica. Chi è che mi sa dare una risposta certa su chi ha voluto Fonseca? Ibra, Moncada, Furlani o Cardinale? Non lo sa nessuno, perché in questo casino e confuso chi prende Tarek? chi che ci raccontava ieri il nostro Zlatan Ibrahimovic. Ciao, come ti chiami? Salve. Buongiorno. Dica. Buongiorno, salve. Allora, mi chiamo da Roma, sono Alfonso. Ciao Alfonso. Rossonero. Alfonso Rossonero, vai. Allora, io la domanda che che mi pongo da un po' di tempo e penso che ve la ponete anche voi, riguarda appunto la vicenda stadio. Allora, quello che volevo chiedervi è, secondo voi, vista anche le ultime diatribe che ci sono tra entrambi i club per presentare questa benedetta domanda al comune di Milano, questa, diciamo, chiamiamola manifestazione di interesse per comprare sia lo stadio che le aree limitrofe. Allora, il discorso è questo: sembra che ci siano delle diatribe su una clausola che sembra. Qua ormai purtroppo non c'è certezza, c'è una. Diciamo che qualcosa non è andato liscissimo fino adesso, perché è qualche anno che si parla di nuovo stadio, quindi qualche inceppo c'è stato. Però Alfonso, a cosa fai riferimento? Allora, io stavo pensando, ma secondo voi, secondo il vostro parere, alla fine, come tutti noi tifosi rossoneri ci auspichiamo, si andrà a San Donato oppure si farà questo gemellaggio forzato su Milano? Ecco, questo è grazie Alfonso, ti ringrazio per la domanda e ti rispondiamo subito. Grazie Alfonso. A voi. Ciao. Io l'ho detto in tempi non sospetti, Leo. Sì. Un anno fa? Anche di più? Che il nuovo stadio del Milan sarebbe stato a San Siro, lì. No, per me il nuovo stadio del Milan, ma non è che ho detto 99,9, per me diciamo 99,9 periodico si fa a San Siro, ma lo dico Intanto si deve fare, perché poi in tutto questo quando poi i campioni dello stadio, quando poi è un altro film, ma dal punto di vista immobiliare le aree San Siro e le aree San Donato non sono minimamente paragonabili, ok? Il Milan ha i terreni a San Donato, se avesse voluto avrebbe già cominciato, invece non ha cominciato, siamo ancora qui, TikTok col comune, con l'Inter eccetera. Ieri ci sono state anche le dichiarazioni di Marotta, ieri o l'altro ieri, non di ricordo. cui ascoltiamo Marotta, Edo, perché sennò ascoltiamo. Sicuro il Milan fa lo stadio insieme all'Inter a San Siro, poi dopo dei tempi le cose vediamo. Questa è la mia, ma lo vado dicendo da più di un anno. I tempi noi non dovremmo, abbiamo un presidente che ogni volta che parla, Edo, parla di stadio, però signori miei, risultati ad oggi zero, quindi adesso va bene tutto, però magari pensiamo anche un attimino al campo anziché parlare di stadio, se non stiamo quagliando e combinando nulla. Adesso anche a me interessa molto più di prima la questione stadio, però ti dico la verità, perché ho capito che se c'è una speranza di liberarsi di questa proprietà è quella di avere lo stadio nuovo, fargli fare gli interessi immobiliari sull'area di San Siro, quindi a sto punto acceleriamo sto progetto San Siro e troviamo un po' di pace sportiva, perché sportivamente parlato perché veramente pace sportiva è un bel termine, è quella che chiediamo noi tifosi e quella di cui non gliene frega assolutamente nulla. Cinedo, anche a te comunque. No, volevo chiedere, ma fammi notare da Mores, l'abitudine, non sento fammi sapere se ci sono ascoltatori, se no andiamo avanti. Dai, l'abbiamo. Ok, ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Armato, ragazzi, buongiorno. Ciao Armato.
Ciao ragazzi, una osservazione veloce, no? Io ho guardato stamattina, no, l'editoriale di Cristao e di Boiani, no? E dove loro dicevano che secondo loro Furlani, no, e Cardinale sono su due posizioni opposte, no? Certo. Però sembrava quasi che Furlani, da quello che dicevano loro, tenesse, no, quasi Cardinale in pugno. Quindi ecco, la mia sensazione invece, cioè che questo incontro dove Cardinale dovrebbe proprio dimostrare il contrario, cioè non capisco perché c'è questa idea che sia più Furlani a comandare di Cardinale, cioè se Cardinale è anche soltanto formalmente il proprietario, io non escludo che da questo incontro magari, anzi sarebbe l'ora che magari Cardinale dicesse a Furlani: ascolta, abbiamo deciso... Armata, scusami, ti fermo, perché se tu chiami, adesso i due fattori sono Cardinale e Furlani, se li chiami X e Y, e se hai valori di X e Y sostituisci i veri prestito. nomi, ovvero Redbird e Elliott, ti è molto più chiaro quello che sta per succedere, quello che sta succedendo oggi, Armata. Non so se mi sono spiegato. Elliott non può mandare, cioè Elliott comunque ha appena rinnovato il... ho capito, però tu dai un prestito. Ma tu hai un prestito, Armata, hai un potere diverso. Sì, ma non è Furlani che sta andando a parlare con Cardinale, è Elliott e Redbird che stanno per parlare tra di loro. Armata, ti abbracciamo. Vi saluto facendovi questa domanda. Cosa potrebbe fare allora Elliott se Redbird non sta a quello che dice Elliott? Mettiamola così. Vi saluto con questa riflessione. Questa è una domanda interessante, grazie Armata. Ciao ragazzi. Abbiamo una risposta. Non abbiamo una risposta, però lo stato dell'arte è che Elliott presta dei soldi a Redbird e quindi di fatto la sua influenza nella figura di Giorgio Furlani, perché ormai i nomi è giusto farli. Alla famosa festa di fine anno dove sono passati da dietro come i ladri c'era, ed è stata documentata anche la presenza di, aiutami, di Singer. Ragazzi, no, ma questo è abbastanza evidente ed è per quello anche che c'è la divisione. Ibra ha sempre detto: io sono dipendente Redbird, Furlani è in quota Elliott. Se le due fazioni in questo momento stanno combattendo da anni, da quando praticamente Redbird ha preso, è evidente lo stato delle cose. Infatti volevo dire che San Piero Donato Vercellone Mazzanti viene dal mare mi ha fatto molto ridere il nome del Mazzanti viene dal mare. Lancio, il Milan è in affitto. No, Diego dice: è una bella domanda quella di Armata, ma alla fine chi decide tra i due fondi? Io quello che posso dire è che l'effetto si vede nella confusione totale del Milan, cioè non decide alla fine nessuno dei due. No, decidono tutti e quindi non decide nessuno. È quella roba lì, no, ragazzi. Perché va uno, propone il suo nome, bocciato. Se non c'è una linea di reporting chiara che evidentemente rispecchia quelle che sono la proprietà, eccetera, questa cosa nelle aziende crea confusione. Dividi e timpera, entropia, tutti sono responsabili di tutto e quindi nessuno è responsabile di nulla. No, esattamente. È questo il Milan e poi oggi. Soprattutto sono, tra virgolette, capricci e dispettucci, perché uno propone il suo nome. Vedrete quello col direttore sportivo sta succedendo la stessa identica cosa. Ibra ne propone uno e dall'altra parte glielo bocciano. Furlani dice no, poi Furlani ne propone uno e Ibra dice no. Io però voglio tornare ragazzi, per favore, sulla percezione che noi abbiamo dall'Italia. Ok, grazie, arrivo. Sulla percezione che noi abbiamo, perché abbiamo passato un sacco di tempo a dire però questi colori del Milan, però non hanno rispetto alle tradizioni, però sono cresciuti i ricavi, è cresciuto l'entusiasmo all'estero. La domanda è: dobbiamo prendere atto che il Milan non è più nostro dei tifosi italiani? Non lo so, vi lascio lì la domanda. Intanto Menini ha sbloccato un ricordo a Barbara Berlusconi e poi ascoltatori. Grazie Menini per avermi sbloccato un ricordo di quando stavo con il Pato. Il Pato, che paperone questo Pato. Che poi parla come Silvio. Vabbè, facciamo anche l'Apo, dai, che è così. Pato. Grandi Edo, abbi sentito che hai detto che ti sei fatto da solo. Ti consiglio di non rimanere solo, perché in compagnia ci si fa meglio. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giulio. Ciao Giulio. Ciao.
Niente, mi volevo inserire anche io sul discorso stadio società di quello che avevate parlato precedentemente. Vai. Allora, io ritengo che probabilmente non sia un segreto di Pulcinella che tutto gira attorno allo stadio, anche perché si può parlare di dire. Io allora, parlando del direttore sportivo, sinceramente è una gran tristezza, quindi evito di parlarne per non rattristarmi, per non essere ancora più triste, ecco. E quello che secondo me noi tifosi rossoneri ci dovremmo augurare è che questi vendano, cioè nel senso che subentri qualcheduno che possa liquidare o l'una o l'altra società o entrambe, si spera. È probabile che, perché succeda questo, indistintamente da San Donato o San Siro, sicuramente secondo me può succedere quando avranno le autorizzazioni almeno su una delle due aree, se non su entrambe. Pertanto dobbiamo sperare che la burocrazia italiana si dia una mossa, perché noi tifosi rossoneri però non ne intanto possiamo scusate più. ragazzi, la burocrazia italiana, intanto il Comune di Milano è in attesa di un progetto in Milan Inter. Sala ha rilasciato una dichiarazione ieri dicendo noi stiamo aspettando se voi avete notizie, quindi burocrazia senz'altro, ma le parti in campo sono di più. Il Comune di Milano è pronto a sedersi, ma ancora non sono arrivate le proposte la proposta definitiva di Milan e Inter. Grazie Giulio. Saluto, ciao. Giulio. Dopodiché, ripeto, è interesse di tutti a che questa cosa vada il più speditamente possibile. Perché così possiamo tornare a parlare di calcio. Possiamo tornare a concentrarci sulla parte facciamo intere puntate, non per colpa nostra ovviamente, perché gli argomenti sono questi, su fazioni, divisioni, stadio, magliette, merchandising. Raga, ritorno su questa roba, bilanci, siamo noi però, perché all'estero sono tutti entusiasti. Le vendite della maglia del Portogallo sono delle vendite record. Lo stadio è sempre pieno di stranieri. Cioè, obiettivamente, se voi foste. Ma di cosa stiamo parlando? Fai questo sforzo di astrazione. Prova a immaginarti di essere cardinale. Ok? Hai fatto questo investimento, eccetera, eccetera. Certo. Questi sono i dati che ti portano. Lo stadio pieno, merchandising, le nuove maglie. Il fatto che, lo stadio è sempre pieno, eccetera. Tu che tipo di valutazione daresti? No, ma è chiaro che la valutazione che può dare sotto quel punto di vista bilancio lì è positivo. positivo. Ma certo. Poi magari se avesse un attimo di lungimiranza capirebbe che non è sempre Natale, che queste cose qua possono anche andare male da un momento all'altro se non vengono coronate susseguite da i successi sportivi. La roba io che trovo assurda è che siamo costretti da un paio d'anni a parlare non più di 4-3-3, 3-4-3, centrocampo, attacco, gol, difesa, punte, chi più ne ha più ne metta, allenatori, eccetera. E siamo qua a parlare di stadio, bilanci, merchandising, magliette lanciate allo stadio, fumogeni. Cioè, non stiamo parlando del calcio, non stiamo parlando di sport, stiamo parlando di fazioni, di litigi, di gente che fa i post sui risultati social, gente che mandata via, responsabile della comunicazione mandati via e poi non cambia nulla, gente che vola da una parte, vola dall'altra a imporre la propria idea. Cioè, questo è il Milan, e a raccontarlo, ragazzi, io vi assicuro che a me si accappona la pelle. Cioè, è aberrante essere arrivati a questa situazione qua, secondo me, di non parlare un minuto in trasmissioni intere, ma non perché siamo noi così, ma perché di questo si parla, se non di due giocatori che devono essere ceduti chissà quanto, Teo e Leao messi tra l'altro sullo stesso calderone, Furlani che dice una cosa, Ibra che ne vuole un'altra, Cardinale che Elliott, e i bilanci, il merchandising. Ma ragazzi, ma siamo il Milan. Se no facciamo radio imprese italiane. Che confusione. Era una canzone, era solo la canzone, che confusione. Non dovevamo replicarla in società. Ciao, come ti chiami? Milan? Sì. Buongiorno, sono dalla segreteria dell'Università del Salento. Certo, sicuro. Si sente dall'accento. Si sente dall'accento. Sono in trasferta. Una domanda. C'è la domanda. Qui ho davanti agli occhi le due domande di iscrizione dei due ragazzi. Sì, ragazzi, sì. Kiroschi e Moncada. Sì.
Però non capisco una volta perché c'è genitore 1 Scaroni, genitore 2 Ibra, genitore 3 Furlani, No, 3 genitore anche. 4 Cardinale. Io non so, o vengono da un'orgia, non ho capito com'è che funziona. Io mi giustifico, mi gioco la giustifica. Non so, lei. No, io no, cioè, non voglio, io francamente anche questo si aggiunge. Io sto commentando che due dirigenti del Milan pagati dal Milan stanno andando a fare l'università. Senza nulla togliere al Salento, ma è l'università Ci faccia il problema. sapere però come vanno, se bisogna. Faccio sapere, e poi voglio sapere, Sì. ma viene portata antitrazione l'iscrizione all'università? Com'è che Viene portata? Non ho capito. Ci sono gli esami, secondo non ho capito. in detrazione la volete portare? Infatti volevo chiedere, ma chi paga la retta, scusi? Perché questo non. No, perché nei bilanci state molto attenti voi di AC Milan, vedo. Esatto. Quindi paga Menini, mi può confermare? Chiroschi, Menini è già ultima pagato. ora, regia, Chiroschi e Moncada, DS grazie a Menini. Sì, possiamo certo, fare sicuro, un'ultima non- ora? Non vedevo l'ora di mandare. Una brutta cosa E poi c'è per un'altra notizia, c'è un'altra bellissima notizia però, l'ultima. Allora, non si trovano su DS perché uno porta un DS di qualità, uno un altro di qualità e io vi vorrei avere l'opinione di Leonardo Menini. Poi Ibra sembra che abbia detto perché non si prende Edoardo Masuro, Furlani l'ha detto di sì. Dubito che C'è avete. fine al peggio, quindi proprio si va a Va bene, ringraziamo l'Università del Salento di averci sì. chiamato. Un abbraccio, Ciao, ragazzi. Ciao un abbraccio Davide. forte. Ciao. Chi è meglio? Io sposo. Allora, è difficile, ragazzi. Cioè, è difficile scegliere le linee Edo tra Ibra e Furlani. Ma per come sono andate le cose, e per come stanno andando, e per le. Non so neanche come dirlo. I pensieri retrospettivi che fanno, io Edo sposo la linea di Ibra. Cioè, se tu mi metti Così, non davanti, ti stavo seguendo, appunto, leggendo il ascoltami. panino col polpo. io. Ascolta me, se tu ti metti davanti alle due fazioni e dici ad oggi chi devi seguire, so che non sceglierei nessuno dei due. Posto questo, io scelgo la linea di Ibra. Perché quello che ha fatto in questi 2 anni Furlani è da non essere mai più assunto in una squadra di calcio. Ma non lo sappiamo che cosa può Sportivamente. essere, però Leo ha scritto a Furlani, che cosa Ibrahimovic, No, eccetera. direttore sportivo ad oggi. che Tareo Paratici. no, tu stai parlando di Furlani Ibra, adesso arriviamo dall'ascoltatore. Diciamo che è veramente una scelta complicata, perché uno conosce il calcio, però sarà arrivato Poca alla esperienza. terza media. No, ma proprio anche Sì. ragazzi, dai, ti mancano proprio le basi. Non è che se hai i soldi perché hai fatto il giocatore di calcio sei milionario, allora sei anche una persona che ha gli strumenti finanziari, cose eccetera per fare le cose. Tenderei a fidarmi da quel punto di vista un po' più di Furlani, che invece no. Però quello che hai detto tu, io non scelgo nessuno dei due. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, ciao Leo, carissimi, buongiorno. Ciao Angela. Ciao, neanch'io sceglierei nessuno dei due, assolutamente, perché comunque i 2 anni i risultati parlano chiari, che poi loro sono capacissimi con il marketing, anche perché come diceva Edo prima, il discorso delle maglie che si vendono all'estero, ma all'estero hanno una percezione completamente diversa del Milan, cioè per noi in Italia è una religione. Non vorrei essere blasfema. Ma infatti All'estero- negli Stati Uniti lo Non sport lo è. non è una religione. È intrattenimento. Esatto, quindi per noi lo strappo con Tonali, con Maldini è una ferita sempre aperta. Per loro i giocatori vanno, vengono, non è un problema. Che poi non è tanto il problema della maglietta terza, quarta, che la puoi anche vendere, anzi i ricavi si alzano. Il problema è che queste maglie si continuano a usare per giocare. A me questa cosa qui è una pugnalata al cuore ogni volta che le vedo. Figurati come vedono dalla prospettiva della società questa cosa che stiamo dicendo noi. Cioè dicono proprio No. poverini, che tenerezza che mi fanno Edoardo e Angela. Gli facciamo veramente tenerezza su questa cosa. È vero, perché loro Allora, non sono, gli fischiare, americani non sono contestare. proprio empatici. Il fatto che loro
non mettono un direttore sportivo. Per esempio, io una volta ho visto tempo fa l'elenco di tutte le mansioni di un direttore sportivo. Un direttore sportivo, io premesso, come dice sempre Bea, non voglio difendere i giocatori, ma un direttore sportivo si sarebbe accorto per esempio delle involuzioni di Teo, cosa che invece nessuno ma lei i giocatori, ma cioè, tra i tanti incarichi di un direttore sportivo si sarebbe anche accorto, c'è anche quello. Ma io aggiungo una cosa, brava, no, è verissimo quello che stai dicendo, ma aggiungo una cosa, loro hanno rivendicato la non scelta di un DS l'anno scorso, perché erano convinti, il loro modello era questo, quindi adesso invece puntano al DS. Prima dici non ci avevamo capito un cazzo, non solo sul DS, perché non può essere solo il DS, e quindi abbiamo avviato questa riflessione ma siccome questa cosa non sarà, sembra tutto frutto dell'improvvisazione, sembra tutto frutto dell'improvvisazione per difendere l'investimento, poi peraltro neanche la stagione sportiva, no? L'investimento. L'investimento, sì, che poi loro non si rendono conto, perché una delle cose che stanno facendo ultimamente, negli ultimi mesi, per non dire anni, Teo e Leao sono sempre, Mike sono sempre sulle prime pagine attaccati, mai una parola sugli altri giocatori acquistati da loro, che mi sembra chissà come mai, Angela, mamma mia, però come siete complottisti, come voi siete due, maliziosi, come siete complottisti voi due. Perché siamo ridotti a questo, Angela, perché in società pensano a questa roba qui, in dirigenza si pensa a questo anziché al bene del Milan, perché si pensa a dare le veline sui giocatori del Milan, non a difenderli e a fare il bene del Milan, perché i giocatori sono il loro patrimonio, è quello che non riescono a capire. I giocatori, prima che sono un loro patrimonio, e invece fanno di tutto per buttare fango. Io ripeto, Angela, perché se ti lì, perché Teo Hernandez se lo vendi a 40-50 milioni hai risolto il problema della Champions. Questo è il Milan. L'anno prossimo una cessione senza Champions va fatta, quindi quello che dice Leo è: se tu nel corso dell'anno continui a minare la percezione di quel giocatore che diciamo nelle teste dei tifosi, è chiaro che quando arrivi a venderlo dicono grazie, ti dico anche grazie, ti dico. Ti fa meno male, esatto, è vero, ed è quello che loro stanno facendo, e io mi oppongo, faccio sempre dei tweet abbastanza anche incavolati nonostante il mio tono di voce. Ma esci da Twitter, Angela, esci da che non si chiama neanche più Twitter, dai, ciao, ti abbracciamo. Ciao Angela, ciao. Ci sono 1 miliardo di modi migliori per perdere tempo rispetto a stare. Edo, non vogliamo sapere i tuoi primi tre. Potrei dire, allora ho detto 1000, potrei dire 998, ve ne lascio 2 giusto per. Ma 2, guarda, non potevamo neanche immaginare, Edo, quali potessero essere questi modi qui. Però ho capito il discorso, per quello io vi dico sempre: non fatevi portare a spasso su Teo Leao e Maignan, non fatevi portare a spasso, perché poi succede come Tonali. Stanno scendendo le cifre in sti giorni, Teo 25, Maignan 40, Leao 60 ho letto oggi, capito? Non fatevi portare a spasso, perché poi è come Tonali, che 2 anni dopo siamo qua a dire come ci sarebbe servito Tonali. Io fra 2 anni a guardare l'Europa League e a dire come ci sarebbe servito Leao non ci voglio stare. Quindi per me, io questa battaglia contro la dirigenza mia la porto avanti, poi ognuno pensa quello che vuole. Ripeto, Teo fa una stagione pessima, sotto tutti i punti di vista, chiaramente. Leao per me no, ma è un altro discorso. E va bene, questa fine stagione, Edo, verrà mandati via, perché ormai l'abbiamo capito tutti, la campagna è in corso, verrà mandati via, qualche tifoso del Milan la digerirà meglio, contento lui, ci rivediamo l'anno prossimo a giocare senza coppe. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Davide. Ciao Davide. Davide. Ascoltavo purtroppo io ribadisco sempre lì, noi siamo un'azienda, non siamo più, cioè i parametri con cui vengono giudicati i vari dirigenti, manager eccetera, sono parametri aziendali, quindi la vendita delle magliette, le persone allo stadio, vari N parametri, per cui secondo tutti questi parametri quando vengono portati al board sembra che l'azienda vada bene perché magari il fatturato è aumentato eccetera.
Però la differenza di visione, facciamo un esempio in politica senza citare nessuno, però un buon politico è quello che ha la visione nel lungo periodo, ok? Mentre oggi i social, le cose eccetera ti hanno portato a, come dire, essere dover per forza diciamo stare sull'oggi senza avere una visione prospettica. Sì, è questo il punto. Ma ho capito, ma te parli di visione strategica, ma questi ce l'hanno una visione strategica a lungo termine? No, appunto, cioè, no, anche ma non lì... ce l'hanno perché sono sempre, perché in qualche modo devono, cioè, vedi che hanno ripianato il debito eccetera, sembra che sono sempre sotto un'amministrazione controllata, quindi non lo so, secondo me i parametri sono tutti di breve termine. Ma anche Giovanotti cantava cancellate il debito, ma poi non è che è diventato presidente del Milan, No, vabbè, ma che incredibile, dai, questo è bellissimo. No, però grande cheat invece. No, cioè, poi io onestamente non lo so, io non lo venderei neanche Teo, secondo me. Anche se, ma solo se arriva qualcuno più forte. Io li vendiamo solo se arriva qualcuno più forte. Ma perché io mi affeziono, cioè, non lo venderei. No, io sì, mi dici, va via Teo e arriva, non lo so, dimmene uno. Alfonso Davies e basta. Alfonso Davies, va bene. Tra l'altro ieri ho rivisto un video di Marcelo, raga. Beh, che terzino è stato, vabbè. Un'altra cosa. Va via Leao e arriva non lo so, sparo veramente a caso, va bene ma che sera mi è piaciuto va via Leao, resta Sottile, parliamone, cioè, con tutto rispetto per Sottile, cioè, secondo me, allora, Leao è questo qui, non è che questa stagione ha fatto tanto peggio delle altre. Infatti, guardate i numeri. Guardate i numeri di Rafael Leao. Ma è così, lui è così, non sarà mai, è così, Leo è così, se lo vogliamo è così, se non lo vogliamo è così. Esatto, questo ormai, però almeno l'abbiamo capito, almeno questa, cioè evitiamo di dire però Leao deve crescere, no, Leao è questo, raga. Cioè, Leao ha 26 anni. Prendere o lasciare. Però bisogna vedere se Teo c'è di testa, se lui ha la volontà di stare al Milan, nel senso di... Se gliela fanno tornare. Però Davide, lui scusate, ce l'aveva. in questo è anche... le prospettive, esatto. Ok? Cioè, che progetto mi stai offrendo? Cioè, Teo lo chiamo e dico: ti abbiamo venduto alla Prosesto a gennaio. Dice: beh, ma qui sì, ho così è capito, stato, Davide. Così è successo. Dai, grazie, Davide, ti salutiamo. Ho capito, allora io me ne andrei. Allora... Ciao. Io fossi Teo e mi trattano così, mi vendono al Como a gennaio. Sì, allora grazie, sì, Davide. È vero. Esatto. Allora, io me ne vado. Senza Leao saremmo in zona retrocessione. Esatto. Allora, qualcuno dice: fatevi mettere più like. Esatto, ragazzi, mettete più like. Se potete, donate, ma soprattutto parlatene ai vostri amici, cioè, siete voi i nostri primi reclutatori, ambassador eccetera, aiutateci a far crescere questa trasmissione. Molti ci dite: ci fate stare bene all'ora di pranzo, ci fate passare un'ora serena parlando un po' di Milan, un po' di cazzate eccetera eccetera. Raccontatelo, diventate i nostri primi ambasciatori, perché di questo abbiamo veramente bisogno. Scusami Leo. No, sono giusto, sono d'accordo, non ci sarà per sempre se voi non ci mostrate con i fatti proprio il vostro sostegno, che per noi è veramente importante. Che dire, Edo? Sì, il Milan senza gli affamati, no? Il Milan via chi non ha fame, hanno aperto ieri i giornali, e chi ha fame è Jimenez e Sottil. Poi se voi siete contenti di vedere un Milan così, io ho sempre fame, peraltro, segnalo alla dirigenza del Milan che ho sempre fame. Ma i risultati li ha visti anche Fonseca, signore. Non è che se togli quei due abbiamo dietro Messi e Marcelo. Cioè, rendiamoci anche conto che qua si fa però l'impegno di qua di là, ma dietro c'è nulla. C'era Okafor, adesso c'è Sottil. Cioè, di cosa stiamo parlando? Il livello è diametralmente opposto, al di là della stagione di Rafael Leao. Tra l'altro Okafor, raga, che fisico c'ha. Ieri, visto? Un mese di conti. So il Milan cosa fanno? Gli danno le torte. Io stavo valutando di andare anch'io un mese da Conte. Da Conte io torno qua che altro che. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Alberto. Ciao Alberto. Allora, tornando a quello che stavate dicendo voi adesso, il nome di Marcelo, se vi ricordate, si fece un annetto e mezzo fa, no? Sì. E voi dite, ma era un Marcelo vecchio, inutile, e io su quello posso anche essere d'accordo, ma uno dei più grandi limiti del mercato estivo del Milan è stato non prendere giocatori con esperienza internazionale.
Ma neanche forti, però, scusami se posso. No, vabbè, ma quello, ma Ok. certo. Non stavo dicendo Certo. quello, figurati. Ho gli occhi, l'ho visto giocare a Emerson Royal. Esatto, ok. Io mi ricordo, Alberto, prima che al Milan tornasse Ibrahimovic, e se voi aveste un po' di onestà intellettuale mi dareste ragione, io mi ricordo che la maggioranza dei tifosi, adesso maggioranza ovviamente bisognerebbe avere dati certi eccetera, però mi ricordo che mi sentivo abbastanza solo nel difendere il ritorno di Ibrahimovic al Milan, perché tutti dicevano ma è vecchio, obiettivamente era vecchio, obiettivamente era una scommessa, ma obiettivamente ci aveva colmato con la sua presenza un gap Lui di è chi è? personalità, Guarda, di non lo leadership. so, Io non ero lo a favore, so, ci sono i video, ragazzi. Anch'io ero a favore, però ti dico, il momento in cui arriva nessuno ha più detto niente, perché avevamo appena preso 5 pappine dall'Atalanta, quindi andava bene, pure se avessero preso Van Basten probabilmente con le ginocchia del 94, Sì, per dire. ma io lo dicevo anche quando poi è stato presentato. Guarda, mi ricordo quando lui ha annunciato di andare allo United, aveva fatto un post un giorno o 2 giorni prima, non mi ricordo, io ero in Francia e non mi prendeva il cellulare perché non avevo il roaming, adesso non mi ricordo eccetera, e quel giorno lì io dicevo no vabbè, ma sai che sogno se questo qua annuncia di tornare al Milan, che ha sempre detto che era la sua squadra. Io ci ho creduto veramente quando la sera sono riuscito a vedere che era Manchester United, ci sono rimasto talmente di merda perché ero proprio convinto che fosse il Milan, non lo so, ma magari anche perché sarebbe stato un buon momento quello lì per tornare qualche anno prima. Comunque volevo solo dire questa cosa, poi vi lascio che altri vorranno chiamare ovviamente. Ieri sera mi sono innervosito parecchio. E devo darti ragione a te sulle percentuali, sulle percentuali di colpa tra dirigenza, giocatori e allenatori, perché fino a ieri mettevo la dirigenza credo che 70 mettevo 15 e 15. Da ieri metto 20 ai giocatori e 10 all'allenatore. E voglio rapidamente spiegare perché. Allora, nei primi 40 minuti di ieri, sapete quanti tiri in porta ha fatto il Feyenoord? 4. Sapete contro di noi in tutta la partita quanti tiri ha fatto? 2 in porta. Però abbiamo preso un gol che non è il primo quest'anno preso dal nostro portiere, che io rinnoverei domani, ok? Però quest'anno di cappelle ne ha fatte troppe, e siccome mi voglio del male sono andato a vedermi la media voto, non la fantamedia a cui ovviamente vengono quindi tolti i gol eccetera, ma la media voto di tutti i portieri di Serie A è dietro Di Gregorio, gli altri sono tutti sopra. Magnani è passato da una media di 6,39 nelle prime 2 stagioni a 6,22 l'anno scorso a 6,11 quest'anno. Da quando gli abbiamo dato la fascia di capitano, che sei capitano del Milan, quindi dovrebbero migliorare le tue prestazioni, ha fatto 5 cappelle in 7 partite, tipo una cosa del genere. Va bene, Cavolo. va bene, Alberto. Grazie, Alberto. Il dato Ciao, dice ragazzi. questo, però è anche vero che un'annata negativa può capitare a tutti. La cosa strana è che l'annata negativa riguarda tutti, è quello il problema. No, ma Alberto, è chiaro il tuo discorso. Vai, ti abbracciamo, grazie Alberto. Ciao. Aspetta, fammi dare il bentornato all'ospite Lucrezia, il nostro raggio di sole in questa giornata, in questa settimana, in questa annata, oserei dire. Ciao Lucrezia, bentornata. Finalmente è tornato anche il sole a Milano ogni tanto. Visto. Vabbè, ti sei collegata con noi. Vai Leo, prego. No, io che non sono granché d'accordo con neanche con te sulla percentuale più dei giocatori, ma ti spiego perché. Perché i giocatori hanno delle colpe, no? Lo sappiamo benissimo, però si dà anche troppo poco peso a quello che ad oggi il ruolo dell'allenatore è, ovvero un ruolo importante, forse più ancora che in passato, non lo so. Consistao sta sbagliando tutto, signori, sta sbagliando tutto. Ma questo non c'è dubbio. No, però dico, caspita, andare con 4 punte in quel modo a Rotterdam, in una situazione del genere, eccetera, eccetera, non togliere Joao Felix, togliere Jimenez quando al ritorno, la partita con la Dinamo Zagabria. Allora, bene, facciamo giocatori. così, visto che abbiamo una persona competente almeno in Chiediamo. questa trasmissione. Grazie Mario per i 5 euro intanto. No, Lucrezia. e grazie anche Gianmarco che ci dona altri 5 euro e l'abbonamento di Luca, grazie. Allora, non so se è un giochino che abbiamo già fatto con te, ma lo stiamo ripetendo molto in questa stagione, che è com'è che l'abbiamo chiamato ieri?
per le colpe, dici la percentuale? Sì, avevamo trovato un nome che era carino. Vabbè, Dopo Lucrezia, sì. società, allenatori, perché sono stati 2 gli allenatori stagionali, e giocatori. Mettili in ordine e dai una percentuale di colpe per questa stagione. Considerando che per la dirigenza non si va sotto il 70%. No, scherzo. No, sei libera. Sì, no, infatti in realtà stavo per dire, possiamo partire dal 90% della dirigenza. No, allora, oddio, io darei un buon... Mamma mia, difficile, perché vorrei poter dare tipo il 70% a tutti, ma purtroppo non posso, quindi facciamo no, deve dare 100 la somma. Esatto, per in totale capirlo. 100. E farei un buon, secondo me, 60-20-20. Quindi tu pari giocatore-allenatore per te, nella stesso Più o livello di meno. colpa. Forse ti dico, forse darei un 10% in più ai giocatori io di colpe. Ah, vedi, il furlanometro è carino, Umberto. Il furlanometro, chi ha più colpe? Allora, Lucrezia quindi è una maturiana. No, sta dalla... Questo Lucrezia non te lo auguro, però... No, però Lucrezia, sono d'accordo, per me... Vabbè, sulla società al primo posto penso che nessuno... La cosa è che responsabilità hanno gli allenatori e i giocatori. È chiaro che l'allenatore è il leader della squadra e quindi tendenzialmente ha sempre un po' più di colpa. Però qui stiamo parlando di 2 progetti tecnici totalmente differenti, neanche in Infatti in realtà è per questo che io dico che darei un po' più colpa ai giocatori, perché io a un certo punto arrivo anche a dirti, se gli allenatori cambiano ma la sostanza resta la stessa, a un certo punto qualche colpa i giocatori dovranno pure averla, ma io lo sostenevo in realtà già prima di Conceição, cioè io tra virgolette difendevo un po' Fonseca, ma nel senso che ho sempre detto era un po' il capro espiatorio dei problemi del Milan, della società, della squadra, e per di più è stato mandato al macello dalla dirigenza, quindi ho sempre difeso Fonseca. Perché ridi? No, rido perché c'è un messaggio, a parte qualcuno che dà le percentuali 95, 2,5, 2,5, ma il furlanometro dice che è il 50% colpe dei giocatori, 49,9 allenatori, 0,1% Ibra. Ma Vai Lucrezia, vuole sottolineare la presenza, non ho capito se è in difesa di Ibra o per sottolineare No, Lucrezia la colpa. Esatto, è semplicemente perché il Milan si è ridotto purtroppo a essere una società per la quale in dirigenza ci sono di nuovo da anni le fazioni. Una è Ibra, una è Furlani, una è Redbird, una è Elliott, e ognuno fa un po' quello che vuole, propone quello che vuole. D'altronde ci chiedevamo di chi era la scelta di Fonseca e nessuno sa dare Però c'è un nome. dato, ragazzi, per ritornare sulla questione dei giocatori, del peso della colpa dei giocatori, che secondo me è superiore a quello degli allenatori. C'è un dato che tutti considerano un dato positivo nella stagione del Milan, e in effetti lo è, perché comunque le vittorie con l'Inter e in particolare anche quella con Real Madrid hanno rappresentato, come dire, dei momenti, no? Sicuramente di alta di questa stagione. Ecco, però sono proprio quei momenti lì, secondo me, che segnalano una cosa molto grave a proposito della colpa dei giocatori, cioè dove hanno le motivazioni, dove vai a giocare al Bernabeu contro il Real, dove vai a giocare contro l'Inter, eccetera, dimostri, lasciate perdere la vittoria, ma dimostri di potertela giocare con tutti. E allora non è possibile che poi vai a giocare col Cagliari, col Parma, eccetera, e fai certe figure di cioccolato, perché vuol dire che non ci sei qui, e lì più che l'allenatore per me è la colpa dei giocatori. Quindi se Prego. tu... Vai Lucrezia, vai. No, tra l'altro io non so se voi eravate allo stadio domenica. Io, ragazzi, in quel clima lì posso dirvi che non mi sarei aspettata nulla di diverso, ma anzi io mi sarei aspettata anche una sconfitta con 3-4 gol di scarto. Cioè io quando ho sentito il clima che c'era a San Siro ho detto ma oggi se il Milan ne prende 1 o 2 è un miracolo. Ho capito, però anche lì poi... Il che non è corretto, Edo, assolutamente, però quello che intendo dire io è che comunque la motivazione secondo me per è vero, ma che causa del suo male pianga se stesso a un certo punto, cioè certo. quando Leao scrive contro tutto e contro tutti, a me mi fa incazzare, ancora sta cosa non mi è passata, perché è chiaro che ce l'aveva anche con i tifosi, non c'aveva solo ma ce l'aveva anche, è chiaro, dai, è tutta la stagione che Leo, fa zitti
che fa zitti, eccetera. Ce l'ha anche il coraggio di avercela con i tifosi. Cioè, tu prima devi avere la coscienza a posto e non ce l'hai. E poi dopo puoi criticare i tifosi che ti danno da mangiare. Quindi Leao per me ha sbagliato di brutto l'altro giorno, l'ho difeso fino ad oggi, ma quella frase lì contro tutto e contro tutti mi ha fatto incazzare. Siete contro voi stessi, siete voi che vi state boicottando da soli. Cioè sembra che perdono per colpa nostra, per colpa dei tifosi che li fischiano allo stadio, ma i tifosi sono pieni, non ce la fanno più. Edo, voce del popolo, comunque. No, vabbè, però, sì, non ne posso più, ragazzi, non ne posso più. Perché... Io posso anche essere... Vai. No, scusa, vai, Leo. Ma, secondo me rischiamo di perdere la bussola in questo modo, perché poi, vabbè, è anche vero, io posso anche essere d'accordo, Edo, su questa questione di Leao, non Leao, eccetera, 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 però... è perché è tutto l'anno che ci parlano di questi giocatori e basta, e questo è un problema perché sposta il focus, perché poi ovviamente capite anche bene, io Edo non lo sto difendendo per le stagioni che ha fatto, la stagione che ha fatto, però Leao quante gliene sono state dette, cioè Leao veniva anche da una settimana dove, io non voglio fare nomi e cognomi, ma c'è della gente che dice delle porcherie indicibili nel web, anche sui neri che puzzano. Ok, io adesso per carità, senza entrare. Lì ha fatto bene, non c'è dubbio. No, però non è, però Leao, e poi ho capito, però la mattina c'hai 3 prime pagine di Gazzetta che parlano di te quando fai una stagione come le altre, cioè sei bombardato. Io adesso non so se fosse diretto, tifoso, non tifoso, quello che vuoi, però c'hai una società che non ti protegge e che non vede l'ora di venderti. Questo non c'è dubbio, non ha difeso, però c'è coerenza, non ha difeso nessuno. No, invece ha difeso Pulisic. Alla prima Pulisic è stato lui, non c'è una dichiarazione. Milan ha pubblicato con un comunicato, cioè sui social ha pubblicato quella cosa lì. Non è stato le parole di Pulisic, sì, ma il Milan l'ha postato. Il Milan ha pubblicato sui propri account le parole di Pulisic. Okay. L'ha fatto però con Leao. Le parole di Pulisic. Appunto, l'ha fatto di Leao, l'ha fatto di Teo? No, e questo è un problema per me della divisione ancora vecchia che c'è in società, perché adesso la nuova divisione è tra Ibra e Furlani, ma prima era tra Furlani e tutti i giocatori di Maldini, evidente dallo stato delle cose. Quindi Edo, io sono anche d'accordo con te che i giocatori devono fare un esame di coscienza, eccetera, 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 ma essere in questo ambiente, perfino Messi, Maradona, Ronaldo nel furlanometro la società è prima per distacco, è irrecuperabile, però stiamo valutando adesso tra allenatori e giocatori e io sto dicendo perché i giocatori vanno messi al secondo posto in questa stagione, per quanto Leo con Sesao lo sai benissimo che non mi piaceva né prima né adesso soprattutto, però obiettivamente anche sto povero Cristo, ragazzi, come l'ho detto di Fonseca, che è stato mollato da solo, la stessa cosa è successa con Sesao, ma con Sesao gli ha preso fior di giocatori, almeno c'è coerenza da parte della... Sì, va bene, ma lascia perdere, io sto parlando dal punto di vista della copertura delle spalle, non so come dire, Lucrezio. Sì, no, ma io sono d'accordo al 100% in realtà con tutto, anche la questione Leao, io sono d'accordo con cioè mi trovo d'accordo con entrambi, nel senso che secondo me lì Leao l'ha fatta fuori dal vaso, perché comunque vai contro i tifosi che sono quelli che tutte le domeniche pagano un biglietto per venire ad assistere ad uno scempio fondamentalmente, perché poi il tifoso paga per diciamo vedere una partita che spesso gira in base all'umore di Leao, per quanto io Leao lo difenda da sempre e per sempre. E per quanto riguarda l'allenatore, io sono sincera, ho pensato, forse mi sono illusa che fosse cambiata un po' fosse cambiato un po' il vento quando con Sesao appena arrivato ha iniziato a dire devono parlare i dirigenti, devono venire i dirigenti davanti alle telecamere. E poi non è successo. Però poi in realtà è sempre uguale, ma anche lì, quello che io spesso mi chiedo è, continuano ad uscire sui giornali anche tutte queste indiscrezioni su litigate tra calciatori, allenatori e quant'altro, no? Io dico, ma potrà dover essere con Sesao dopo una conferenza a dire direttamente ai giornalisti non scrivete cose non vere? Cioè queste sono cose gravi, dovrebbe esserci dal mio punto di vista una presa di posizione da parte della società per andare in difesa, ma
diciamo, per andare a proteggere quello che è il gruppo. Poi se dentro la discussione, la litigata c'è stata, benissimo, però tu devi proteggerlo il gruppo, perché altrimenti oltre già ai problemi interni che ci sono si sommano tutti quelli che vengono creati da fuori, e come dice Leo, ogni settimana c'è un caso Leao, ogni settimana c'è un caso Teo, e si va avanti così e poi veramente non se ne esce più. No, se ne esce più, ma sai Lucrezia, No, se ne esce quando li vendono. Sai perché non c'è questa difesa, a mio modo di vedere, ma basato su quello che vedo e su quello che ci arriva. Che se ci fate caso, io continuo a portarvi lì, se ci fate caso, le colpe non sono mai della dirigenza. Cioè, il fatto di quando c'è una litigata non intervenire è perché così la colpa è loro della stagione, non è di chi ha costruito una squadra senza capo né coda, con un mercato imbarazzante smentito a gennaio, con João Félix preso a 5 milioni di prestito e non si sa dove deve stare in campo. No, la colpa è Conceição che litiga, Pulisic che litiga, Teo e Leao che fanno i cattivoni, non c'hanno voglia di stare al Milan, e Morata che non doveva stare qua. Morata gli hanno fatto 4 anni di contratto a 5 milioni. Cioè, tu adesso dimmi, se tu fai un contratto del genere, poi 6 mesi dopo lo mandi via con Morata che dice sono venuto per Fonseca. Cioè, perché alla fine di sto circo la colpa non è mai di chi dovrebbe avere la colpa. È tutto un disastro. Capito? Anche quelli che vanno via, cioè veramente potrebbero fare in case study. Io penso, spero che Netflix faccia una serie come non si gestisce una squadra di calcio. Il case studies AC Milan 2024-2025. Però ragazzi, solo dati negativi, cose negative, vi voglio dare una prospettiva diversa, vi voglio dare un po' di ottimismo, perché Maestro Tia dice comunque da quando si è fatto male Royal facciamo schifo. Vi dico che Royal, tra Royal e Walker, è un talismano. Il Milan con Royal ha fatto il doppio dei punti almeno di quelli che ha fatto il Milan con Walker. Dico solo è questo. Un caso? Dobbiamo farci il santino di Emerson Royal, Lucrezia? Oppure possiamo dimenticarci di averlo avuto? Diedo. Allora, ammetto, devo essere sincera, io ogni tanto mi ricordo che è ancora un giocatore del Milan perché vedo le sue storie su Instagram. Altrimenti, devo essere sincera, spesso mi scordo della sua presenza a Milanello. Ma Lucrezia, possiamo dire che Edo è un po' l'Emerson Royal di Radio Rossonera? Senza Edo non si può fare non può esistere Radio Rossonera. Capacità calcistiche, tra l'altro, di rovinare tutto. Abbastanza le palle uguali, facili, però renderle difficili. Lui fa i tacchi come Emerson. Lui quando fa i suoi paragoni che non c'entrano nulla è come Emerson Royal, che a centrocampo fa il tacco. Non so se ogni tanto su però web ogni tanto gira. Dire una cosa, Emerson Royal è quel giocatore che mette d'accordo tutti. Sì, esatto, certo, esatto. Vabbè, chiaro, tutti lo esatto. Sì. No, stavo pensando, io sono quella gira a ondate regolare questo video di questo terzino che completamente da solo con la palla fa il giro su se stesso e poi riprende ad andare. Non so se l'avete mai visto. Probabilmente sì. È la finta più inutile del mondo. Sono io, quella roba lì sono io. Va bene. Vabbè. Allora, qua ragazzi in chat, Lucrezia, sono richieste di matrimonio, ma mi sa che qua bisogna mettersi in coda, quindi è arrivato Lorenzo, allora, capito. Lorenzo, parliamone, ma non sono molto pro il matrimonio, mi dispiace. E tra l'altro devi mandare una peca a suo papà prima, eccetera, eccetera. Esatto, sono delle pratiche. Come sta tuo papà? Più altro prima chiedere a mio padre, poi se ne riparla. Come sta tuo papà che ha questo bellissimo... Bene, prima mi ha chiamato e mi ha detto ma dopo sei su Radio Rossonera? Ho detto sì papà. E mi dice ma Furlani rimane, vero? Mitico Glauco. No, stavo dicendo che ha questa come si dice, metallozzo, no? Sì, questa chioma lunga. Lucrezia, quanti capelli ha perso quest'anno a colpa del Milan? A causa del Milan. Meno male che ne ha tanti, perché secondo me ne avesse avuto qualcuno in meno rischiava la calvicie. No, rischiava Edo. Mi è venuta in mente la scena dei Simpson quando lui ha quei 4 peli in testa e ogni volta che Marge gli dice che aspettano un film
e resta sempre con un pellicolone di me. Beh, l'ultima volta a San Siro ammetto che l'ho visto così, quindi sì, l'ho disperato. visto strapparsi i capelli. Ma veramente, anche Edo, solo che non li ha più, quindi non è che può procedere. Ma non è vero. Io posso stare qua a farmi trattare male tutti i giorni, non lo so, Lucrezia. Vabbè, hai detto che sembro il gelato, quando il mozzarello. Quando vuoi qualche complimento basta che chiami me e arrivo io a allora, portarti un po' di sole. Allora Lucrezia, ospite fissa. Intanto Lucrezia ti salutiamo perché sono praticamente le 2 e partiamo con i saluti. Ciao Lucrezia, grazie. Lucrezia. Ciao ragazzi, grazie come Alla sempre, prossima. è sempre un piacere. A te, buon lavoro. E nulla, Leo, c'è giusto lo spazio che per dire, ma quanto manca? Ma siamo a marzo, io ne ho le palle pienissime di Milan questa giocherebbe stagione. anche contro il Lecce, non so se c'è qualcuno che gli interessa. A cui interessa. Ma Edo, caspita, a pensarci c'è più nulla da dire. Devi sapere che insomma il mio tabaccaio di fiducia è juventino e parliamo sempre di calcio. E io l'ho guardato l'ultima volta e gli faccio, caspita, stagione nefasta, però tu sei a 6 punti al primo posto. Cioè tu hai fatto una stagione pessima, 13 pareggi e sei lì. Io invece ieri sono passato dal mio parrucchiere, che ogni tanto lo sentite, lo chiamiamo eccetera, e gli ho detto una teoria che magari approfondiamo domani, perché io sono entrato e gli ho detto noi l'anno prossimo vinciamo lo scudetto. E lui fa, ma com'è possibile? Sei ubriaco. No, stiamo risparmiando le energie. Sì, sarà, sì. L'anno prossimo saremo i più riposati di tutti. Sì. Li prendiamo tutti in contropiede perché non si aspetta. Dico, hai visto quelli che pipe l'anno scorso? Se questo fosse, cioè se la strategia della dirigenza, allora siete dei geni. Cioè è la strategia all'Aldo, Giovanni e Giacomo. Siamo nascosti sotto la sabbia. Se l'anno prossimo saltiamo fuori dalla sabbia, però voglio vedere tutti quelli che criticavano la società. Ma com'è che finisce quella partita, Edo? Com'è che finisce Italia-Marocco? Ma com'è che abbiamo perso 10-3? Perché poi c'è anche questo. Il rischio è quello. Va bene. Grazie mille a Morgan, grazie mille a Leonardo Menini, Lucrezia Pagetta, ci vediamo domani, Gianluca Docimo, e ci vediamo domani alle 13, mi raccomando. Anche gli interisti, che ce n'è anche per voi, pirata. Ciao, domani. Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme. Madre de Dios.